Vai, pronti, via. Cari amici, ben ritrovati in questo nuovo video che è in casa. Purtroppo il tempo è pessimo, è sempre pessimo durante i fine settimana quando si può uscire. Quindi niente uscite. Poi fra tempo brutto, influenze, malanni, qui l'inverno si è cominciato bene. Quindi che si fa? Volevo fare un video che in realtà è tanto tempo che ce l'ho nella testa e parlare di un argomento che, bah, forse è sconosciuto, no? Per lo più. Ma io siccome sono sempre stato interessato e un po' fissato, vedete uno zaino qui davanti a me. Perché è qui? Perché vi voglio parlare di un argomento del tipo bag out bag, del tipo prepping, parole di questo genere mai sentite? No. Che cos'è una bag out bag? È uno zaino chiamiamolo di emergenza, con un contenuto per situazioni di emergenza in cui siamo costretti ad abbandonare, diciamo, la nostra abitazione per situazioni straordinarie, e non mi voglio addentrare nella definizione, nella specificazione dello straordinario, perché ci possono rientrare mille casistiche in questo straordinario. Ognuno è libero di pensare come vuole. Comunque, uno zaino d'emergenza con contenuti anche soggettivi in base alle nostre necessità, a quello che più riteniamo opportuno, chiaramente seguendo dei criteri che in realtà soggettivi non sono, però poi ognuno lo adatta alle proprie esigenze. Quindi purtroppo è anche uno zaino molto piccolo questo. Ora di preciso non so quanti litri sia, ma è un assault pack, quindi come vedete che la sua bellezza è di essere diviso in parecchi compartimenti, quindi si può organizzare molto bene il contenuto, però è abbastanza piccolo, quindi io fra l'altro vedete ci ho anche aggiunto una pouch qui davanti col sistema di aggancio molle, e quindi questo è piccolo e gioco forza c'è da fare delle scelte. Quindi, che dire, possiamo anche procedere col vedere il contenuto. Ripeto, questo zaino deve essere uno zaino d'emergenza da prendere al volo, quindi teoricamente deve essere anche posizionato in una zona, in un punto della casa dove è possibile, in situazioni straordinarie, ripeto, sia possibile prenderlo al volo e portarselo dietro. Quindi l'ideale è averlo nella zona, diciamo, dell'ingresso magari della casa. So che è tutto molto per lo più impossibile magari posizionarlo in una zona vicino alla porta d'ingresso, lo so. Eh, Però ecco, il concetto sarebbe quello. Chi dice mettetelo sotto il letto, ma sotto il letto non ti c'entra un oggetto del genere. Chi dice mettetelo in macchina, sì, ni, è vero. Io poi apro una parentesi e la richiudo, vi vorrei far vedere in un altro video che io in macchina ho già un altro kit di emergenza, in più ho lo zaino che mi porto dietro tutti i giorni, anche quando vado al lavoro, dove c'è una minima parte di contenuto per situazioni, diciamo, un po' particolari, straordinarie, eccetera, eccetera. Quindi questo sarebbe bene tenerlo pronto per prenderlo per uscire di casa. Situazioni straordinarie che possono, come dire, essere del tipo più svariato, da situazioni, avevo detto che non ci volevo entrare nel particolare, ma bisogna dirlo a grandi linee, situazioni straordinarie che possono essere eventi politici, eventi geografici, eventi naturali, sono le più svariate cose. Quindi, perché a me è venuta questa idea qui? Perché io sono un
sono un terrorizzato, un fifone, per esempio, dai terremoti. Quindi nella mia zona ogni tanto succede, ogni tanto capita, abitando io al secondo piano, li sento molto bene. Il problema è che io mi pietrifico. Quindi un po' nasce da questa la mia idea. Un po' nasce anche dal fatto che un po' di tempo fa rimasi molto colpito da una testimonianza di una ragazza che abitava nella zona di Amatrice quando ci fu il terribile terremoto. E questa ragazza raccontava che, svegliata appunto dalla mostruosità di quell'evento, di soprassalto, lei aveva pronto uno zaino simile. E lei appunto raccontava che doveva ringraziare il fatto di aver pronto uno zaino simile perché aveva perso praticamente non tutto, ma la sua casa venne danneggiata in maniera consistente, non fu agibile chiaramente nell'immediato non era agibile perché il disastro fu cospicuo. E quindi lei ringraziava il cielo, ringraziava, diciamo, il fatto che anche lei era stata così previdente, così diciamo interessata all'argomento da prepararsi uno zaino del genere. E quindi questa cosa mi ha colpito molto e mi sono detto, perché no? Quindi, zaino d'emergenza, chiaramente avere uno zaino così pieno di oggetti può comportare anche una spesa, comporta sicuramente una spesa, ma attenzione, potete mettere anche cose che magari avete utilizzato e non le utilizzate più perché avete fatto un upgrade di materiale, quindi ci potete mettere anche delle parti spare, come dico io, no? Comunque delle parti che non utilizzate, ma comunque sono dei backup del vostro equipaggiamento principale o che preferite usare. E quindi perché lasciarlo in disuso? Ve lo preparate a costo, non dico zero, ma riutilizzando del materiale e ce l'avete pronto, ce l'avete. Cominciamo a vedere quello che ho messo dentro io. Qualcosa poi mi scordo sicuramente di dire, ma insomma, vabbè. Allora, ripeto per l'ennesima volta, zaino d'emergenza che deve contemplare in linea di massima le situazioni più svariate, le necessità più svariate. Quindi uno si può trovare a dover far fronte a problemi di riparo, di mangiare, di bere, le cose diciamo necessarie alla sopravvivenza, no? Generalmente sono queste le cose più importanti. Ripeto, poi chiaramente uno se lo cuce addosso alle proprie necessità, alle proprie esigenze, però bisogna approntare una cosa che sia tendenzialmente valida per molte situazioni. Questo è uno zaino piccolo, quindi molte cose purtroppo, a meno di non fissarle all'esterno come penso di fare, anche se ora non le vedete, ve le racconto a voce, in questo momento non ci sono proprio perché comunque non le potevo mettere dentro, ma le metterò fuori. Tra cui partiamo subito dal punto di vista riparo. Un sacco a pelo, anche diciamo ultra leggero, un 3 stagioni può andare bene per un'emergenza, insieme a un materassino. Chiaramente calcoliamo anche che qui da me non siamo in ambiente alpino, quindi non è che servono cose estremamente, diciamo, performanti per quanto riguarda il freddo. Poi, ripeto, si tratta sempre di una situazione di emergenza. C'è anche da considerare che magari questo zaino ci deve servire per andare da un punto A a un punto B, in caso di situazioni straordinarie, in cui magari gli aiuti tendenzialmente dovrebbero arrivare o comunque si può andare a cercare un aiuto in determinati luoghi. Quindi è uno zaino che ci deve consentire la sussistenza, la sopravvivenza per un breve, si spera, periodo di tempo.
nel nostro paese non esiste, non c'è la diffusione di questa cultura, di questa sensibilizzazione, che è sbagliato perché in moltissimi paesi, anche europei, le protezioni civili, altri enti, promuovono, incoraggiano e consigliano alle popolazioni di avere delle cose simili pronte in caso di appunto situazioni particolari. In Italia non c'è questa cosa, non viene promossa, ripeto, in altri paesi addirittura troviamo sui siti internet delle protezioni civili appunto di questi enti, troviamo addirittura delle checklist, dei consigli di come preparare questi equipaggiamenti di emergenza. Quindi bisogna fare un giro su internet che al di là delle stupidaggini è anche una fonte di informazioni non indifferenti, per cui ci sono tantissime fonti per capire, informarsi, studiare come approntare queste cose. Quindi partiamo, mi piaceva fare un discorso, una spiegazione un po' per tipologie, però vado così alla rinfusa, come si dice da noi. Allora, borsina supplementare anteriore, paio di guanti, che anche questi sono recuperati, sono robe un po' così, che io li usavo per le prime uscite, per lavoretti, insomma, tagliare la legna, roba di questo genere qui. Non sono il top, ma ripeto, è un riutilizzo, quindi ce l'ho, li riutilizzo. Corde, queste sono cordini di nylon, che anche questi li avevo già in casa, però insomma non sarebbe male avere anche un po' di paracord, perché il paracord è magari un capellino più piccolo e può essere più utilizzabile, ce l'ho qui agganciato un pezzettino di paracord, può essere più utilizzabile in altri momenti, e perché no, se vi si rompe un laccio di una scarpa, il paracord è sufficientemente piccolo da essere utilizzato anche per i lacci delle scarpe. Tasca anteriore. Tasca anteriore si parte subito con un power bank, anche questo riutilizzato, power bank che chiaramente ci può essere utile per i nostri telefoni cellulari, che attenzione, non è detto in situazioni straordinarie che il telefono cellulare funzioni, quindi comunque portiamolo dietro. Poi vi faccio vedere come possiamo fare per ricaricarlo, perché uno magari lo tiene sempre carico nello zaino, però se si scarica, che si fa? Anzi, ve lo faccio vedere subito. Come si fa a ricaricare il power bank o i telefoni? Allora, questo è secondo me il top. Non è comodissimo da portare dietro, perché è abbastanza pesante, ce ne sono anche di più piccoli. È fornito anche di occhielli e ci sono i moschettoni, quindi uno al limite se lo può attaccare allo zaino in diversi modi, di qui sopra, di là, dove volete. Allora, che cos'è questo? Questo è un pannello solare portatile. Di questo sono 28 watt di pannello solare, 3 porte USB in questa taschina. Con questo si può ricaricare qualsiasi dispositivo USB e 28 watt vi assicuro che riesce a ricaricare molto bene anche senza il sole pieno. Quindi questo diciamo che è un optional caldamente consigliato secondo me. Poi anche questo è recuperato da una vecchia reazione, è un fornellino d'emergenza di metallo, di quelli pieghevoli, non so se si vede, fornellino giustamente da usare con cosa? E anche qui proprio per estrema emergenza, ora vi faccio vedere in questa scatolina stagna cosa ci tengo, tutto quello che ha a che vedere sicuramente col fuoco più altre cose, quindi fornellino che lo usiamo con le sue pasticche, ce ne sono solo 3 qui, vorrei metterne delle altre. Poi se uno avesse uno zaino un po' più capiente potrebbe anche pensare a un fornellino come quello che ho fatto vedere in uno degli ultimi video,
quelli microscopici, con una bombolina di gas da 100 grammi. Con uno zaino un po' più grande si può fare anche quello. Comunque, scatolina stagna con il necessaire per il fuoco, un accendino, ne ho altri due anche qua dentro più piccoli, fiammiferi che funzionano anche se bagnati e rimangono accesi col vento. Qui c'è per accenderli nella scatolina stagna, fischietto che non ha a che vedere nulla col fuoco, ma qui ci trovava posto, così come del nastro adesivo che non ha a che vedere niente. Poi un po' di cotone che può essere utile per mille cose, non per ultimo come esca. Trucioli di legno, questa esca, acciarino, fischietto ve l'ho già detto, una candelina, anche questa fa sempre, può far sempre comodo, anche per vedere, per illuminare, no? Perché insomma, chiaramente anche per illuminare, senza dimenticarsi che poi il discorso fuoco ha anche un potere psicologico, no? Perché comunque un fuocherello acceso, chiaramente dipende dalle situazioni, un fuocherello acceso ritempera, riscalda, ma anche psicologicamente luce e calore fanno molto per la psiche, no? Torcia frontale, anche questa è ricaricabile, quindi tanto per dire. Uno di quegli stick fluorescenti, no? Quelli che si spezzano e fanno luce. Colore non mi ricordo che colore è, se è bianco. Poi in questa tasca cosa troviamo? Troviamo una di queste non so come chiamarle, insomma riscaldamani chimici, quelli che si apre la bustina e si riscaldano da soli. La fondamentale copertina isotermica, fondamentale, in caso di mancanza di un sacco a pelo o in situazioni di emergenza questa c'è non solo per dormire, non solo per ripararsi comunque. Fascette di plastica, e questa tasca è andata. Tasca superiore che consta di fazzoletti di carta, anche già aperti perché insomma, fazzoletti di carta, salviettine umidificate, poi ce ne saranno altri in giro a destra e a sinistra di salviettine umidificate. Kit di pronto soccorso che chiaramente questo dovrebbe contenere, oltre alle cose basilari per un'abrasione, qualcosa di chiaramente non così drammatico, metto l'occhiale per vedere meglio, salviettine disinfettanti, ma non solo, io ho messo una boccettina di soluzione fisiologica, e qua dentro ci sarebbero anche delle pastiglie per potabilizzare l'acqua, che in determinate condizioni possono fare la differenza. Ci vorrebbe qualche medicinale. Ora qui veramente siamo ridotti all'osso perché c'è 1 o 2 antidolorifici, comunque antinfiammatori, capsule contro la diarrea, un po' di cortisone, collirio perché io non posso vivere senza, quindi diciamo proprio minimale, addirittura ci ho anche messo una bustina di zucchero, pensa un po' te. Quindi piccolo kit di pronto soccorso che ci vuole. Poi foglietti di carta e un micro lapis, si sa mai. E questa tolta da una reazione americana, carta igienica. Questa tanto, come dicevo, per il riutilizzo. Questa fatemela rimettere qui, poi si sistema tutto. Poi passerei alla parte posteriore dello zaino. Dove ci dovrebbero essere cose di questo genere. Allora,
Nella bustina impermeabile, non la sto a aprire perché mi vergogno, perché ci sono dentro, c'è un cambio di intimo, quindi mutande, calzini, non ho una maglietta a maniche corte in questo caso, ma una maglia termica invernale abbastanza diciamo pesantina, non di quelle attillate, quella calda sulla pelle a mezzo collo. Poi anche qui, avendo uno zaino più grande, si può mettere una felpa, un pile, chi più ne ha più ne metta per la stagione invernale. Poi seghetto, che questo è il primo seghetto che ho usato nelle mie uscite. Chiaramente non taglia come il silky che abbiamo visto, ma sempre meglio di niente. Poi qui ci sarebbe la sezione acqua, quindi borracce, fra cui questa qui floscia, che si ripone e va in un non nulla praticamente, una borraccia di recupero e l'inseparabile tazzina, d'acciaio inox, che la potete usare chiaramente anche per bollire dell'acqua, per renderla potabile, insomma, per essere più tranquilli. Quindi questo è multiuso. Borracce si possono riutilizzare, quelle che avete già in casa, che non usate più. Teoricamente, per essere pronti alla situazione di emergenza andrebbe tenuta piena la borraccia, no? E cambiare l'acqua ogni tanto. È difficile, allora a quel punto o si mette una bottiglietta d'acqua che magari ha una scadenza un po' più lunga, e quindi forse la soluzione più semplice potrebbe essere quella, perché l'acqua comunque è il bene fondamentale, che fra tutte le cose mi sento di dire che veramente l'acqua sarebbe bene che non mancasse nello zaino. Non è facile tenerla per i motivi di cui sopra, andrebbe cambiata spesso, però insomma almeno una bottiglietta d'acqua teniamola, perché è fondamentale l'acqua. Ci sono delle piccole marmellate, questa è la sezione cibo, in realtà è davanti, ma che qui c'era un po' di posto e l'ho messa lì, un po' di marmellate. Un asciugamanino di microfibra. Perché l'asciugamanino di microfibra? Perché comunque c'è anche un piccolo kit per l'igiene personale, dove ho del sapone in fogli, pesa niente, ci sono 30 fogli di sapone qua dentro, un po' di bagno schiuma, dentifricio, spazzolino, colluttorio, perché comunque l'igiene personale in determinate situazioni è molto importante, perché oltre a farci stare meglio è comunque anche quella una cosa di comfort anche psicologico, perché comunque lavarsi i denti è una cosa che ti dà sollievo, ti fa stare meglio, e lavarsi il viso, lavarsi le mani, sono tutte cose che hanno un duplice scopo, psicologico e comunque fisico, di igiene personale. Cannuccia potabilizzatrice per l'acqua, questa non può mancare, questa veramente non può mancare. L'acqua, come ho detto, è il bene primario, quindi cannuccia potabilizzatrice è fondamentale in ogni kit. Una mascherina, magari anche FP2 non sarebbe male. Comunque una mascherina teniamola, ripeto, FP2 sarebbe meglio. Classica bandana tubolare, ora lasciate perdere che questa ha il teschio davanti, ma insomma anche questa la riutilizziamo. Questa si utilizza, lo sapete, in 1000 modi diversi, per il collo, per la fronte, 1000 utilizzi. Poi piccolo tarp con picchetti anche di metallo, ci ho messo dentro, se non mi ricordo male, sì, sembra di sì, e occhiellato. Questo, diciamo, non mi ricordo se è 3x3 o 2,50x3, non mi ricordo di preciso. Non è niente di particolare, questo qui, quelli che ti vendono addirittura anche per il mare, per mettere in terra, ma comunque è sempre un tarp. Poco buono quanto sia. Poi questo veramente recuperato proprio, è un Keyway, sarebbe da ciclismo, infatti è senza cappuccio, però ce l'ho lì, diciamo, preferisco tenerlo qui che per andare in bici, che
solitamente in bici poi d'inverno, comunque col freddo, col tempo brutto non ci vado, quindi preferisco che stia in questo zaino. Poi qui c'è un taschino dove possiamo trovare, siccome sono duro e non me li ricordo mai, c'ho una piccola guida con i nodi, perché se ho bisogno di un nodo particolare e non me lo ricordo, lì ce l'ho. Carbo tablets dell'Enervit, queste sono delle pastiglie energetiche con carboidrati, le ho già utilizzate in altre occasioni e quindi hanno una scadenza lunga e io qua ce le terrei. Poi busta di plastica, così può servire per tante cose, Poi andiamo nella zona cibo, che nel mio caso prende proprio uno scompartimento di tutto lo zaino. Padellina con mestolino di legno e 2 spork richiudibili in plastica, in resina, insomma. In sacchettino richiudibile, no? Di questi qua che sapete sicuramente di cosa fare. Poi qua abbiamo una retina con un contenitore per organizzare e torna comodo questo. Qua dentro c'è sia un cucchiaio e una forchetta di acciaio che questi tolti da tipo le insalate pronte, non lo so. C'è una forchettina con un tovagliolo, quindi ci sono due retine, ce n'è una per retina, con una salvietta umidificata sempre per ogni scomparto. Nello scomparto sotto troviamo un pacchetto di biscotti Track and Hit, che se non l'avete mai provati, per me è estremamente facile trovarli, Io non mi ricordo neanche l'ultima volta dove li ho trovati. Mi scadono tutti nel 2023, fra l'altro. Questo è un po' un problema. Buonissimi, contenuto proteico, sono buoni sia che mangiati da soli, non sono né dolci né salati, vanno bene per tutto. Sono buoni e soprattutto hanno molte calorie, perché questo è importante. Mettere dietro del cibo che sia anche calorico, perché poi comunque servono calorie, il cibo è poco e quindi è bene che sia calorico. Poi altri salviettini. Queste qui le avevo levate da una vecchia razione, è acqua confezionata, che ora io qui non so se c'è la data di scadenza, non me lo ricordo veramente. Sono 2 bustine da 50 ml, non riesco a vedere la data di scadenza, va bene. Diciamo che proprio per emergenza uno le può anche bere o utilizzare per altri scopi. Queste non è che si trovano a tutti gli angoli, io ce l'ho perché, ripeto, l'ho tolte da una vecchia razione, non mi ricordo neanche di che paese dell'est Europa, che pensate un po' voi. Vabbè. Cibo liofilizzato, che è comodo perché è leggero, contropartita ci vuole l'acqua per crearlo, per idratarlo, per ricomporlo. Però anche queste sono cose buone, cibo buono, caloroso e soddisfacente. Questo per esempio chicken tikka with rice, questo l'ho già assaggiato, è buonissimo, questo è veramente buono. Poi questa sarebbe una colazione rice pudding and berries, blue and berries, sì, quindi e anche questo è molto, molto calorico, perché 90 grammi, 425 calorie, insomma, non è poco. Barretta tolta da una razione americana, anche questa è una bella sferzata di calorie. Carne in scatola. Poi scatolina con altra candelina, tisane varie, olio, caffè, di nuovo carta igienica, bustine di zucchero, chewing gum, sempre tutta roba levata dalle razioni americane, cose che non ho utilizzato, bustina sempre tolta dalla razione, quelle per mettere l'acqua, per potabilizzare l'acqua, e niente, quindi anche qui c'è un po' di queste robe. E soprattutto in fondo troviamo, è vero che questa è roba pesa, però è roba
carina fra virgolette perché ha scadenze assurde, tipo 2030. Queste le ho comprate su siti specializzati. Questi fra l'altro sono pure buoni, sono würstel cucinati, non so, è una ricetta tedesca tipica. Questi sono buoni, 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 buoni. E questi sono salsicce e fagioli. Idem, lo stesso concetto, scadenze assurde 2030, quindi questo è l'ideale. È vero che sono un po' pesi da portare dietro, però considerate che una volta aperti vi trovate anche a disposizione una sorta di pentolino riutilizzabile per 1000 scopi. Qua giù in fondo bustine di plastica di ogni genere, anche queste richiudibili, insomma. E via discorrendo. Quindi in realtà abbiamo finito di vedere cosa c'è. Qua dietro abbiamo un pezzetto di materassino, magari per mettersi a sedere, ancora sacchetti, un po' di roba così. Quindi diciamo che questo più o meno è quanto. Lasciamo tutto qui in confusione. Perché? Perché questo comunque, ripeto, che è una cosa minimale. Purtroppo lo zaino è quello che è e tutto quello che vorrei mettere non entra. Però ci sono cose che in questo momento non ho nello zaino e che secondo me sarebbe bene avere e mettere nello zaino d'emergenza. Fra cui, calandosi nell'ipotesi dell'evento straordinario, sarebbe molto importante, perché comunque teniamo in considerazione che i cellulari potrebbero non funzionare, sarebbe molto importante avere la possibilità di potersi informare, essere informati su cosa sta accadendo. Quindi servirebbe una radio, possibilmente di quelle che si trovano tranquillamente, insomma, di quelle come esistono anche le torce a manovella con la dinamo, quindi che si ricaricano e non c'è bisogno di batteria. Quindi una radiolina di quel tipo lì sarebbe sicuramente indispensabile tenerla. Un'altra cosa potrebbe essere importante avere una mappa della nostra zona. Pesa poco, perché non averla? Quindi una mappa della nostra regione, della nostra zona. Altra cosa importante sarebbe, se non si fa a tempo quando si esce di casa o non li abbiamo dietro, tutti i nostri documenti. Quindi il discorso documenti è importante, perché vi faccio un esempio. Potendo contare sulla tecnologia e l'informatica, è chiaro che uno le copie dei documenti le può avere anche nel suo cloud privato, ma se la rete non è disponibile, cosa faccio? Quindi sarebbe utile avere copie dei documenti nostri e dei familiari dietro. Quindi questa è un'altra cosa a cui pensare. Copie dei documenti e anche un po' di denaro contante, perché comunque, ripeto, la tecnologia può fallare in caso di situazioni straordinarie e quindi è inutile avere magari un bancomat dietro quando i bancomat non vanno. Quindi un po' di banconote sarebbe sempre bene averle lì di scorta. Detto questo, guardo di qua perché c'ho l'elenco, se no me le ricordo le cose. Detto questo, non avete visto una cosa fondamentale da portare nel kit d'emergenza, ma ce l'ho e è il coltello, che sicuramente dovrebbe essere un tipo multiuso, quindi può essere il Victorinox come un altro multiutensile, però ecco, il Victorinox penso sia la cosa più indicata. Quindi sicuramente un coltellino di quel tipo lì ci deve essere nel kit. Poi una bottiglietta di gel per le mani, ormai quelle sono talmente sdoganate oggi che
ce l'abbiamo di sicuro. Io ho trovato quelle, senza fare pubblicità, sono piccoline da 30 ml, le ho anche nello zaino con cui faccio le uscite, le ho nello zaino da tutti i giorni, sono 30 ml, sono piccoline così, sono comodissime, non pesano niente e sono spettacolari. Poi, sicuramente nel mio caso, che lo vedete, metti e leva, un paio di occhiali. Da vista, nel mio caso, io da lontano me la posso cavare, ma se mi trovo in una situazione di emergenza e non ho gli occhiali da vicino, io da vicino sono disabile, cioè io non vedo, non riesco a vedere, quindi nel mio caso è fondamentale avere un paio di occhiali da vista per leggere da vicino. Non occorre che siano quelli che vado a fare all'ottica con le lenti, quelle apposta per il computer da 150 euro. No, chi se ne frega, un paio di occhiali, quelli che si comprano in farmacia, giusto per l'emergenza, no? Quindi questo. O comunque, se portate gli occhiali, ora nel mio caso da vista posso comprare quelli in farmacia, se uno, per dire, è miope, magari avete gli occhiali che vi siete fatti 2 anni fa e c'è quel mezzo grado di differenza, con quelli nuovi portate quelli vecchi, chi se ne frega, o rimanete appiedati, ecco, in ogni caso. E altre cose non me ne viene in mente, se non ribadire il concetto che magari sarebbe bene portarsi un sacco a pelo e un materassino, come ho detto all'inizio. Se uno può scalare e avere uno zaino più grande, però attenzione, zaino più grande vuol dire molto più peso, è vero che si portano più cose, però insomma ci deve essere anche una certa portabilità, perché poi non si sa quanto ci dobbiamo camminare insieme al nostro zaino. Quindi uno può anche decidere di avere uno zaino più grande, si può portare anche una tenda, che attenzione è estremamente consigliata, soprattutto nella situazione diciamo più invernale dei momenti freddi. Comunque è sempre bene averla, non si sa mai. Ora mi sembra di fare il discorso catastrofico, no? Catastrofista a me, però insomma sarà che anche la mia formazione, la mia diciamo attività lavorativa negli anni in cui mi sono sempre occupato di pensare ma se qualcosa va storto, ecco che quindi sono portato di default a pensare in questo modo qui, ma se qualcosa va storto mi ci vuole da aver dietro questo. Quindi anche una tenda, potendosela portare, di quelle ultraleggere magari, so, 1,8 kg, 2 kg, si trovano, senza neanche spendere cifre estreme se uno non ce l'ha, oppure se uno ce l'ha in casa, ripeto, magari il modello secondario che non usa perché magari è 700-800 grammi più peso e non se lo porta dietro, in questo caso ce lo mettete, poi vediamo. È meglio averlo che non averlo. Anche sul vestiario sarebbe bene avere qualcosa in più, oltre magari a un giacchetto, a un antivento come quello, a un ricambio diciamo sotto di intimo. Allo stesso modo sarebbe interessante avere un cappellino di pile, magari per la stagione fredda, un poncio, anche quelli diciamo abbastanza leggeri, poncio che poi si può usare anche come riparo, perché magari di solito sono grandi 1,40 m per 2 metri, tutto aperto il poncio, quindi anche il poncio si può usare per altri scopi. Più roba abbiamo di cui si può trovare più di un utilizzo, meglio è, no? Insomma, ribadisco il fatto che, come ho detto all'inizio, secondo me è importantissima l'acqua, quindi sia avere contenitori, più di uno, queste sono secondo me molto comode, però sarebbe importante tenere già una piccola scorta d'acqua, quindi una bottiglietta al limite proprio per averla dietro servirebbe. L'optimum sarebbe avere almeno 1 litro d'acqua, almeno 1 litro. Quello mi sento veramente di dire che sarebbe fondamentale.
Senza acqua non si può vivere. Senza cibo si può resistere per dei giorni, svariati giorni. Senza acqua il fisico ne risente in maniera anche grave. Quindi l'acqua è fondamentale. Quindi, ripeto, cannuccia, le pastiglie potabilizzatrici, eccetera, eccetera. Fate tutto quanto possibile, il possibile per poter contare su una piccola scorta d'acqua. Ok, quindi detto questo, vi ho già detto insomma che lo zaino lo dovete anche costruire e disegnare sulle vostre esigenze sotto tanti punti di vista, anche diciamo, basandosi sul luogo dove si abita. È chiaro che se si abita in una zona, diciamo, vicina al mare o comunque in una zona temperata anche d'inverno, è inutile mettere dentro un giaccone da montagna o un piumino un sacco a pelo meno 15 che probabilmente serviranno a poco. Lo zaino vi deve servire per andare da un punto A a un punto B che può essere una qualsiasi destinazione più sicura, una seconda casa, un centro diciamo, di confluenza per le persone in caso di appunto eventi particolari. Può essere in casi eccezionali, disastrosi, nel senso bisogna fuggire veramente via, non mi fate essere troppo disastroso, quindi non lo so. Io per esempio ho i monti qua vicino, devo prendere, andare su per i monti, è chiaro che avere un riparo serio, quindi una tenda, mi diventa molto importante, come avere magari anche una maglia un po' più pesa o cose di questo genere. Ripeto, lo zaino d'emergenza può andare da una cosa estremamente basilare, estremamente, diciamo, contenuta, e già io, quello che vi sto facendo vedere, secondo me siamo già ridotti ai minimi termini, perché tante cose vengono a mancare. Però è chiaro che bisogna considerare la portabilità, perché si può fare anche uno zaino d'emergenza da 15 kg, per dire, no? Uno zaino da 80 litri, uno zaino da 100 litri, ci mettete dentro un impossibile, ci mettete dentro. Però è chiaro che poi vi portate dietro 15 kg sulle spalle. Ora, io questo qui, come ve l'ho fatto vedere in questa condizione, quindi senza comunque il pannello solare, questo zaino qui pesa 6,2 kg, quindi è estremamente portabile. 6,2 kg che diventano, con l'aggiunta di un po' d'acqua, subito 6,7 kg. Qualche altra sciocchezza che mi mancava in questo momento, si va a 7 kg. E già 7 kg non è diciamo, non è estremamente leggero. Però è chiaro che, insomma, un minimo di cose bisogna metterle dentro. Quindi, se la cosa vi interessa, se la cosa vi incuriosisce, io vi consiglio caldamente, perché vi ripeto, in Italia non c'è questa filosofia, diciamo, questo modo di fare come hanno invece le protezioni civili in tanti paesi all'estero, di consigliare e di tenere pronto un equipaggiamento di emergenza. Quindi io vi consiglio caldamente di invece interessarvi e approntare un equipaggiamento del genere, perché comunque non si sa mai, non si sa mai. È chiaro che è una roba che uno spera di non doverla mai usare, ovviamente. Questo deve essere pronto in casa per ogni evenienza e pronto in un luogo dove si prende al volo prima di uscire. Lo ripeto, perché se no, se lo tengo nell'armadio o in cima all'armadio è inutile farlo.
Bene, io che dirvi, sono sicuro di non aver esaurito l'argomento perché poi io sono saltato di palo in frasca, vabbè, non mi sono andato a braccio, non mi sono preparato niente, però è un argomento che volevo affrontare. Secondo me è interessante, non lo vediate come mamma mia ma che pensi che succeda, che disastroso, ma cosa vai a pensare? No, no, perché ripeto, in altri paesi questa filosofia di pensiero c'è, da noi non è diffusa. Però vi voglio ricordare quel che ho detto all'inizio, la testimonianza che ho sentito di quella ragazza quando c'è stato il terremoto ad Amatrice. Quindi testimonianze del genere ce ne sono e lì capisci che a volte, anche se può sembrare una stupidaggine, un oggetto del genere, ti può fare la differenza in situazioni come in quel caso drammatiche, perché quelle sono situazioni estremamente drammatiche. Però questo equipaggiamento fondamentalmente ti deve essere d'aiuto in situazioni anche del genere. Bene, quindi detto questo, che dire, spero che sia un argomento che vi appassioni, che vi interessi, appassioni forse è troppo, ma che vi desti un po' di interesse, un po' di curiosità, perché secondo me vale la pena prendere in considerazione certi equipaggiamenti, ma non solo per eventi molto particolari come in questo caso, ma anche per avere in macchina un kit, un qualcosa che possa essere d'aiuto o di supporto in certe situazioni. Quindi, secondo me, per la spesa e lo spazio che occupano certi kit è sempre bene averli, perché è sempre meglio dire ce l'ho, non l'ho usato, piuttosto che trovarsi in una situazione e dire ma se c'avevo quella cosa mi avrebbe tratto d'impaccio. Quindi, secondo me. Bene, quindi, dai, io spero nel mio essere confusionario, spero di avervi insomma destato un po' di curiosità sull'argomento e quindi vi esorto a documentarvi, a scuriosare su internet perché di informazioni se ne trovano tante, Quindi vi ringrazio per essere stati con me. Se avete curiosità o domande, vi esorto a contattarmi senza problemi o nei commenti, insomma, fra l'altro ogni critica è ben accetta perché io vi dico sempre che non c'ho niente da insegnare a nessuno, io vi faccio vedere quello che faccio e senza voler insegnare nulla a nessuno, ma magari vi posso dare dei consigli sulla base della mia piccolissima esperienza o su quello insomma che ho appreso nel tempo, ecco. Quindi mi raccomando, contattatemi per qualsiasi curiosità. Vi ringrazio di nuovo, grazie per essere stati con me in questo video, un po' costretto, fra virgolette, perché niente è uscita, ma insomma penso che ne sia valsa la pena, ecco, perché è un argomento secondo me importante da affrontare. Grazie ancora per essere stati con me e vi do l'appuntamento a un prossimo video. Grazie a tutti, ciao!